sono Fulvia e questo è il mio canale Bluespin Art. Per inaugurare i miei video ho scelto proprio un piccolo lavoretto molto semplice e come soggetto la spirale che ovviamente mi piace da morire. Oggi proverò a farlo con il turchese e il bianco. Qui, come vedete, ne avevo già fatte un paio in precedenza ed è veramente un lavoretto molto carino. Vi lascio il seguito. Ciao! Materiale necessario: naturalmente il cotone che avete scelto, forbice, segnapunti e uncinetto che nel mio caso è un 5, un uncino abbastanza largo, proprio perché i fili che ho scelto hanno una buona consistenza. Ovviamente voi potete chiaramente scegliere uncinetto di dimensioni diverse e i fili ben si adattano a tutte le misure, quindi lascio ampia creatività perché così è giusto che sia. Buona visione, ciao! Ok, per l'avvio del nostro lavoro partiamo dal cerchio magico, quindi blocchiamo il filo sulle dita, incrociamole sulle dita, da sotto prendiamo il secondo filo, lo tiriamo fuori, peschiamo il filo su, ecco come si è allargato tutto e voilà, ecco la prima catenella. Questa è la prima catenella che consideriamo come un primissimo punto sulla quale poi si svilupperà la nostra spirale. Ora un punto basso, un mezzo punto basso, e due punti alti, quindi uno e due. Ecco, come vedete abbiamo creato una piccola scaletta e questo è il primo colore. Fermiamo un attimo il nostro lavoro e nello stesso cerchio magico adesso iniziamo con l'altro colore e proseguiamo il lavoro con i medesimi punti con l'altro colore, il nostro bianco. Benissimo, ancorato il cotone bianco, adesso proseguirò nel fare gli stessi punti che ho fatto per il colore blu anche con il cotone bianco. L'ho ancorato soltanto ai due fili del cerchio magico, ovviamente stiamo attenti a non prendere il cotone di lavorazione del blu, ed ho lasciato fuori la codina del bianco perché preferisco non nasconderlo subito, visto che poi dovrò stringere il cerchio magico per unire i due colori nel medesimo fulcro e vorrei che si stringesse senza alcun problema, quindi non fosse di troppo attrito. Qui che ci troviamo il primissimo giro fatto, quindi il filo di lavorazione blu rimane fuori, i nostri primi punti blu, il cotone bianco, il filo di lavorazione e la codina bianca fuori. Questo è il filo blu che fa parte del cerchio magico. Adesso lo prendiamo e uniamo i due colori, quindi tiro
fino a stringerlo completamente, ed ecco che abbiamo il fulcro della nostra spirale. Ed ora provvederemo a fare il secondo giro e ad unire i due colori, anche salendo a effetto spirale. Benissimo, il primo giro l'abbiamo completato, abbiamo unito bene i due colori nel medesimo fulcro stringendo il cerchio magico. Ora riprendiamo la lavorazione dal blu per il secondo giro, quindi effettueremo 2 punti alti per ciascun punto sottostante bianco. Quindi iniziamo dalla primissima catenella che avevamo, 1, 2, 2 nella successiva, 1, 2, 2 nel terzo punto, e 2 nell'ultimo punto, il quarto punto bianco che avevamo fatto, 1, ops, e 2. Ecco, come vedete il nostro motivo spiraliforme inizia a vedersi. Ci siamo fermati nell'ultimo punto sottostante bianco, quindi ci fermiamo con il blu, liberiamo il bianco, per sicurezza blocchiamo il blu e spostando i fili in modo che non siano d'intralcio riprendiamo la lavorazione col bianco. Anche col bianco eseguiamo gli stessi punti alti in ciascun punto che abbiamo sottostante. Entriamo così nella prima catenella del blu e dicevamo 2 punti alti. Altri 2 punti alti nel mezzo punto sottostante, 1, 2, 2 punti alti nel primo punto alto sotto, e 2 punti alti nel secondo. Siamo arrivati in fondo ai punti che abbiamo a disposizione sopra, quindi al blu. Abbandoniamo
momentaneamente il bianco, lo chiudiamo per sicurezza, ecco, quindi dal blu riprendiamo, ecco, veramente la lavorazione è molto semplice, sono sempre i soliti punti alti che si ripetono in circolo, quindi sempre 2 punti alti per ciascun punto. Questo l'abbiamo fatto, entriamo nel successivo, quindi qui il primo e il secondo, ecco, così piano piano formeremo il disegno anche col colore blu. Ecco, come vedete, piano piano si forma il nostro motivo, veramente molto carino. Ecco, questa piccola greca in rilievo, ancora non ve l'ho detto, per fare risaltare quindi questa bordatura, chiamiamola così, i punti devono sempre essere inseriti nella catenella interna, quindi prendendo soltanto il filo esterno, quindi uno e anche successivo dentro il medesimo foro, ecco 2. In questo modo restano fuori i lati della catenella che costituiranno poi il decoro. Procedo ancora 2 punti e vado semplicemente avanti così, vado avanti ancora un po' giusto per farvi vedere che carino che è il motivo che viene fuori, ecco qua. Per diciamo fermarsi nelle volute della spirale, valutate a un certo punto in modo molto pratico la centralità del vostro lavoro, quindi posate l'uncinetto dall'ultimo punto che avete fatto, passando per un raggio, e con il secondo colore chiudete il semicerchio dalla parte opposta, così che vi risulti più equilibrato il lavoro. Ho proseguito la mia spirale fino a un terzo giro approssimativamente. Ovviamente la dimensione è a vostra scelta, potreste continuare e farlo sempre più grande oppure limitandovi anche semplicemente a un paio di giri a seconda dell'uso che scegliete poi di farne. Potrebbe essere semplicemente un piccolo decoro oppure per una media dimensione anche a coprire la coppa del seno di un body o ad esempio per spirali fatte con un raggio maggiore, con un diametro logicamente più importante, può anche diventare un simpatico tappetino, a vostra scelta ovviamente. Una cosa, mano a mano affrontate i giri, può essere che leggermente si increspi il lavoro, quindi anziché fare 2 punti in ciascun punto sottostante, è vostra sensibilità a seconda del filato che usate. Io usando un lana e un cotone trovo che diventi molto grosso e di spessore più rilevante chiaramente il blu che non il bianco,
e quindi mi si arriccia un po' il lavoro. Ecco, per evitare che si arricci il lavoro, a un certo punto potreste decidere, anziché di fare 2 punti in ciascun punto sottostante, semplicemente alternare 2 punti, un punto, 2 punti, un punto, oppure ancora meglio fare un aumento di 2 punti alti ogni singolo punto alto, quindi 1 1 2 1 1 2. È tutta una sensibilità di lavorazione che naturalmente vi viene fuori anche con l'esperienza e la manualità, ma essendo un lavoretto ripeto molto semplice, ve ne accorgete con la lavorazione in essere. Ecco, ho deciso, come dicevo, di fermarmi a questo punto. Vi faccio vedere come chiudere la spirale in modo che risulti più diciamo morbida la conclusione del suo movimento. Mi sono fermata, adesso vado in chiusura e quindi morbidamente scendo e chiudo definitivamente il lavoro. Quindi sono a un punto alto e adesso faccio un mezzo punto, un altro mezzo punto nel successivo, vedete che pian pianino mi sto chiudendo il giro, quindi abbiamo fatto dunque un mezzo e adesso un punto basso, un altro punto basso e un paio di punti bassissimi, quindi 1 e 2. Ecco, questa è la chiusura ecco qui, è la chiusura della mia spirale. Ora faccio la stessa cosa da questa parte, quindi gli stessi punti, mezzo punto, mezzo punto, ops, un punto basso, un altro punto basso, un punto bassissimo, un punto bassissimo. Siamo arrivati così in fondo alla nostra spirale, non resta che tagliare i fili in eccesso e chiudere il lavoro. Quindi 1, 2, 3,
facciamo rientrare dal lato posteriore i fili in esubero, uno, e adesso con il blu, ecco, io sto usando l'uncinetto perché ho sotto mano l'uncinetto, si può ovviamente fare anche con un ago, è molto più pratico. I due fili che facevano parte del nostro fulco interno li leghiamo tra di loro, quindi un bel nodino stretto per bloccare la nostra spirale. E poi possiamo valutare di tagliarli oppure di tenerli nell'eventualità che la vostra spirale diventi un decoro e quindi si possa agganciare a un tessuto sottostante con i due fili in esubero. Questa, così com'è, è quindi la nostra spirale terminata. Direi che è venuta proprio carina. Alla prossima, ciao!